il voluttuoso cibo degli dei, il più sensuale cioccolato extra dark, per una torta morbida e goduriosa. La nostra ricetta perfetta per un ciambellone che risveglierà i sensi. Una torta diabolicamente deliziosa, realizzata con finissimo cioccolato italiano. E questa è la lista della spesa. In particolare useremo 2 tipi di cioccolato: cacao in polvere amaro e cioccolato fondente al 70%. Ed iniziamo separando 6 uova. Mi raccomando, mentre ancora sono fredde, per una netta separazione. E nel frattempo passiamo agli ingredienti secchi. Uniamo 195 g di farina 00, possibilmente debole, un pizzico di sale, 16 g di lievito per dolci, e mi raccomando setacciate subito il lievito perché tende a formare dei grumi. E a questo aggiungiamo 100 g di cacao in polvere amaro. Qui un Perugina cacao extra dark. Ovviamente setacciamo anche questo. E dopo aver mescolato questi ingredienti aggiungiamo 300 g di zucchero semolato extra fine. E come vedete lo abbiamo già infuso con una bacca di vaniglia. Non buttatele mai via le bacche, quelle che avete utilizzato. Mettetele nello zucchero, così ve lo aromatizzano. Facile, vero? Via ai liquidi. In una ciotola combiniamo i tuorli, la vaniglia, o 2 cucchiaini di estratto di vaniglia e poi 120 ml di olio, d'oliva o di girasole. Noi abbiamo sempre l'olio d'oliva a disposizione e non ci dispiace il sapore fruttato che ne conferisce, quindi usiamo questo. Tuttavia il girasole produrrà una spugna leggermente più neutra, a vostra scelta. E guardate che bella emulsione! Ed è proprio l'uso dell'olio al posto del burro per la sua leggerezza e morbidezza alla base delle torte chiffon, come quella che stiamo facendo qui, una chiffon bassa nel nostro caso. Infine l'acqua, 200 ml. Ora uniamo i secchi ad i liquidi, un po' alla volta ovviamente, e mescoliamo fino a ottenere un mix liscio. Il cacao in polvere è ciò che darà il profondo sapore di cioccolato fondente alla nostra torta. Una nota sul cacao in polvere. Il cacao in polvere naturale è di colore marrone chiaro e tende a essere più acido ed amaro. Si può trovare così in commercio oppure processato con alcali, il cosiddetto Dutch processing, come questo che utilizziamo qui. Ciò significa che la polvere è stata trattata con un agente alcalinizzante che ne riduce il sapore amaro ed acido e ne esalta il sapore. Perfetto, non ci resta che montare gli albumi ed incorporare il tutto. Usate lo strumento che volete, incluse le vostre mani. Qui noi andiamo con una planetaria. Avviamo a bassa velocità. E quando gli albumi schiumeggiano aggiungiamo 8 g di cremor tartaro per aiutare gli albumi a mantenere la loro struttura. E quindi aumentiamo lentamente la velocità fino a medio-alta e montiamo gli albumi fino a quando non sono fermi. Ciò significa che quando si immerge una frusta e la si alza, si dovrà formare un picco. Un altro modo per verificare quando sono pronti è capovolgere la ciotola. Perfetto, non si muove nulla, sono pronti. Incorporiamo gli albumi poco alla volta, movimento rotatorio e dall'alto verso il basso. Gli albumi comunque non sono l'unico ingrediente che dà alla nostra torta la capacità di crescere. Ricordatevi che abbiamo aggiunto anche il lievito. Tra l'altro l'invenzione del cacao in polvere, che richiede la separazione dei grassi dalla fava del cacao, fu considerata una grande invenzione dell'Ottocento e permise di trasformare la massa di cacao in una polvere solubile e finalmente si poté gustare facilmente la bevanda al cioccolato.
Ed infine incorporiamo dai 50 ai 100 grammi di cioccolato a scaglie. Per avere un morso ricco di cioccolato fondente andate verso i 100 grammi. Se volete un sapore più omogeneo e rotondo, andate sui 50. Comunque mai scendere sotto il 70% per un vero cioccolato fondente. E se siete dei veri amanti del cioccolato andate oltre. Ci sono dei prodotti artigianali all'80 e persino al 90%, per niente amari e che sono realmente il cibo degli dei o degli amanti, assolutamente afrodisiaci. Sempre parlando di cioccolato, non molti sanno che l'Italia ebbe il primato della lavorazione del cioccolato dal suo sbarco in Europa alla fine del Cinquecento fino all'avvento del caffè un paio di secoli dopo. E ad oggi l'Italia continua a produrre della finissima cioccolata sia artigianalmente che industrialmente. Versiamo il tutto su una forma per ciambelloni da 22-23 cm e guardate che crema sensuale. E cuociamo in forno statico a 160 per 40-45 minuti. Comunque controllate intorno al 40° minuto. Noi abbiamo appena scoperto questo ago in acciaio per controllare la cottura. Fanno un foro molto piccolo, li adoriamo. Sono perfetti per controllare la cottura, non solo dei dolci ma per qualunque cosa che si metta al forno. Ed eccolo qua. Facciamolo raffreddare per bene, prima di toglierlo dallo stampo. Ed una volta rimosso, è pronto. Potete mangiarlo così com'è, oppure decorarlo con una ganache o una glassa, come sto facendo qui. E per finire il tutto, 2 fave di cioccolato già fermentate e tostate. Queste in particolare sono delle Arriba dell'Ecuador. Le preferite dagli dei. Assolutamente afrodisiache. E non ci resta che tagliarla ed assaggiarla. Pensate che sacrificio. Che morbidezza e che profumo. Veramente accende tutti i sensi. E non dimenticatevi di iscrivervi, di cliccare sulla campanella e di farci sapere nei commenti come fate il vostro ciambellone al cioccolato.